E la Riders e benvenuti dal vostro Medors. Da lunedì 12 ottobre è finalmente preordinabile la nuova e attesissima Aprilia RS 660, un modello che ha fatto parecchio parlare di sé in questi giorni, in concomitanza con i primi test ufficiali delle riviste specializzate del settore. Il titolo di questo video è bello diretto e provocatorio, e per la risposta definitiva dovremmo aspettare per forza il naturale svolgimento degli eventi. Ma analizziamo bene la nuova proposta della casa di Noale. Innanzitutto è una bellissima ventata di aria fresca in un arido deserto di proposte questa RS 660 per Aprilia, che negli ultimi anni fino ad oggi ha promosso modelli rivisti dei propri best seller, come Tuono e RSV4 per i 4 cilindri a V e Dorso Duro e Shiver 900 per quanto riguarda il bicilindrico a V, senza introdurre però una novità assoluta. L'idea di sprollinare a metà il motore di una Tuono V4 per dare vita ad una nuova serie di prodotti è estremamente interessante ed in maniera molto semplicistica possiamo dire che nasce così il bicilindrico parallelo dell'Aprilia RS 660, in grado di erogare 100 cavalli a 10.500 giri e con una coppia massima di 67 Nm a 8.500 giri. La storia Aprilia è fortemente legata alle supersportive e all'ambiente racing, perciò può risultare una scelta logica proporre come primo 660 la RS piuttosto che la Tuono, diciamo naked, o addirittura la Touareg da enduro stradale, che sicuramente farebbe magari più numeri per il mercato italiano. Ma appunto, ripeto, è una scelta condivisibile quella di Aprilia, ma è giusto farla con questi dati? Premetto che non sono un motociclista dai 150 cavalli in su, perciò non voglio soffermarmi sull'aspetto molto criticato in rete della potenza, che secondo me su strada è più che sufficiente ed in grado di divertire, sfruttando così la moto al pieno del suo potenziale. Ma bensì vorrei analizzare il pubblico al quale si offre ed il modo nel quale viene proposta. Vuoi un pubblico giovane o adulto? Smanettone o relativamente tranquillo? Secondo me la risposta di Aprilia sarebbe vogliamo tutto. Ma ci sono una serie di dati che contrastano. Da un lato troviamo l'elettronica al top, che introduce oltre al traction control anche l'anti-wheeling, il controllo del freno motore, oltre ad ovviamente alle varie mappe motore. Troviamo freni Brembo, un peso continuo di soli 183 kg in ordine di marcia ed un prezzo quasi da super sportivo a 4 cilindri. Dall'altro lato abbiamo un'indole invece marcatamente stradale, con dei semimanubri più alti rispetto alle canoniche super sport e con degli accessori a mio avviso poco interessanti, come ad esempio il cruise control tipico delle moto da viaggio, ma installato su una moto con un serbatoio da 15 litri. Ed è proprio questo il punto di questo video. L'Aprilia RS 660 venderà in Italia? Nel resto del mondo Aprilia è tenuta decisamente di più in considerazione, quindi non mi stupirei di trovare una reazione positiva verso il modello, ma ricordiamoci che la concorrenza è comunque spietata. L'Aprilia dichiara che la RS 660 sarà offerta ad un prezzo di listino di 11.050 euro franco concessionario, non proprio uno scherzetto di spesa per un modello che si scontra con altri marchi con proposte allettanti, sia per gli smanettoni che per gli amanti delle sportive più tranquilli. Prendiamo ad esempio Kawasaki, che in gamma ha due modelli che accontentano entrambe le categorie, la Ninja 636 o ZX6R che dir si voglia e la Ninja 650. Iniziamo dalla super sportiva 600 della casa di Akashi, che ha ben 30 cavalli e 2 cilindri in più, in grado di infiammare il cuore dei più pistaioli. Inoltre aggiungiamo un peso contenuto anche in questo caso ed un prezzo di acquisto di circa 12.000 euro. È vero che l'elettronica è praticamente inesistente paragonata all'Aprilia RS 660, che addirittura utilizza il cornering ABS, però con 1.000 euro sopra il motociclista in cerca di una 600 senza compromessi molto probabilmente sceglierebbe la Ninja. La Ninja 650 invece è sicuramente più spartana rispetto all'Aprilia, sono tanti i contenuti tecnici differenti, un motore con una cavalleria massima poco inferiore ai 70 cavalli, ma con una coppia di 64 Nm, poco inferiore alla RS 660. Ovviamente qui, tranne per il TFT, l'elettronica è una chimera, la ciclistica è lontana dall'Aprilia, ma per digerire questo gap tecnico ci sono 3.000 euro di differenza dalla colorazione KRT, e diventano 3.200 euro di differenza se uno scegliesse la colorazione nera. Ma la concorrenza non si ferma qui, e se vogliamo salire un po' più in termini di prestazioni ma rimanendo in un budget di spesa più contenuto si può anche pensare alla Honda CBR 650R, che con i suoi 95 cavalli, che la rendono versatile e per di più depotenziabile per il giovanissimo, una possibile rivale, soprattutto se pensiamo che ha un motore 4 cilindri ed un prezzo contenuto sotto i 9.000 euro. Premetto che non sono un ingegnere o un responsabile marketing, ma sono un motociclista appassionato, specialmente del marchio Aprilia, e che parla con un minimo di cognizione di causa, dato che lavoro come venditore moto in una concessionaria che tratta tutti e tre i marchi sopracitati, quindi sento spesso le necessità o le richieste dei clienti. A mio avviso l'Aprilia RS 660 è una moto bellissima, con un design che solo una mano italiana poteva tracciare, ed una ciclistica che sicuramente sarà di prim'ordine, conoscendo come lavorano a Noale, ma che sotto certi aspetti sarebbe dovuta essere proposta con meno componenti elettronici, che impennano il prezzo finale, quali l'anti-wheeling, il cornering ABS e il cruise control. Il quick shifter invece è molto interessante all'interno del prezzo, ma non è detto che sia così richiesto su questo modello, perciò proporlo come optional
come ad esempio fa Honda con la CBR 650R, potrebbe essere una buona mossa commerciale, fermando magari il prezzo della RS 660 sotto i 10.000 euro. Facciamo, non lo so, ad esempio 9.990 come al supermercato? Con una spesa simile e le qualità tecniche di Aprilia sarebbe stato un prodotto in grado di scardinare il mercato. Con 2.000 euro sopra invece mi sa tanto di opportunità sprecata per Noale. Ma da amante del marchio non vedo l'ora di provarla quanto prima possibile e spero vivamente di sbagliarmi sulle considerazioni di questo video. Al momento la stampa di settore l'ha promossa e nonostante la differenza di cavalli con le sue concorrenti più pistaiole dicono che comunque non sfigurerebbe affatto. E fortunatamente ho appreso anche che uscirà una versione 95 cavalli depotenziabile per patente a 2. Ma ovviamente poi il verdetto finale lo daranno gli utenti, che decideranno appunto se l'Aprilia RS 660 è la moto adatta alle proprie esigenze o meno. Vedremo come andrà. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, vi invito a lasciare un commento qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate, se anche voi avete fatto una considerazione simile alla mia o se invece ne avete una totalmente opposta, insomma discutiamone, io sono sempre aperto al dibattito. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti e se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici e coinvolgeteli in questa bella discussione. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medor!